Bene, abbiamo iniziato questa sessione per Giovanna con tanto di gatto che impalla l'inquadratura. Ma sì, lascialo, che cerchi la sua tenera giaciglia. Eccolo, che ha trovato la tenera giaciglia. E via. Una donna, una cuccia. Bene, siamo qui per Giovanna, conto come sempre da 5 a 1 e ti connetti a lei più profondamente di quanto tu non abbia già fatto ascoltando i suoi punti. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, la vedo, è lei. La vedo, è dentro una specie di pozzo tombino. Ok, e in questo momento è la prima volta che lei alza il coperchio del tombino per guardare fuori, per vedere se adesso è libera di andare. Finora era rimasta chiusa dentro. Bella immagine. E vuole uscire quindi? Mhm, Fuori c'è la verità, la sessione, la mhm. responsabilità, l'azione. Dentro l'area di comfort, la zona Mhm. di comfort, si fa per dire perché. In un tombino. Mm. C'è il buio, Mm. tombino. Il buio, poco spazio, poca aria. Quindi ti dà l'autorizzazione, esce dal tombino. Mhm. Sì. Ok. Come la vedi? Mm. Allora, adesso si è messa, non è cioè, ha le gambe ancora dentro, cioè, si è seduta sul bordo, perché è vero che fuori c'è libertà, però vuole prima osservare, no? Se può essere al sicuro lì fuori. La vedo e dondola le gambe come se fosse una bambina. In effetti, se io la guardo, allora ha il corpo da donna, Mhm. però il viso è come se fosse metà bambina e metà adulta, con due codini. Ti sta apparendo come era da bambina? Sì, mi fa vedere che una parte è un po' ancora come se non avesse avuto gli strumenti per... Sì, mi fa vedere che è come se lei si fosse... È come se il passaggio da bambina a adulta fosse stato repentino, no? Quindi ci sono alcune cose che lei le ha imparate a fare da bambina e poi le ha sempre fatte con lo schema da bambina. E poi alcune cose da adulta che ha dovuto imparare a fare ehm, così da sola, senza strumenti, senza... si è un po' adattata, ecco. Va bene. Vediamo la vibrazione. 928 milioni, Percentuale di consapevolezza. 118, PSP. 43,57, Vite precedenti. 3726,
Percentuale di cervello. 8.9. Ok. Ci sono entità eteriche? Sì, allora. Ci sono due grigi che la tengono, l'immagine è proprio lei seduta su una sedia e loro che si assicurano uno da una parte e uno dall'altra che lei stia seduta lì, che non si alzi. Se prova a alzarsi la spingono giù. Di nuovo seduta. E lì è vestita con una tuta color grigio chiaro, quasi come se fosse una divisa di un posto. Poi c'è una mantide. Poi sono due uomini del tempo e poi c'è una figura scura che però vedo che è collegata al secondo universo. E poi c'è un felinoide. E poi c'è un felinoide. Uh-huh. Ok. E DL? Ci sono? Sì, ce ne sono 5. Però, più o meno dove? Dentro, fuori, girano, testa, 3 busto, dentro, 2 gambe. fuori. Allora, uno sono più o meno uno nell'addome, uno nel torace e uno è nella testa. Ma quelli fuori entrano e escono? No, quelli fuori comunicano con quelli dentro. Allora, ce ne sono uno dentro e uno fuori che è collegato a un'entità mentale, poi ce n'è uno dentro e uno fuori che è collegato a un'altra entità mentale, poi c'è quello dentro che è collegato alla terza entità mentale. Ok. Entità mentali, appunto. Una di livello 2, una di livello 3 e una di livello 5. Ok, 2. Vediamo. Allora, quella di livello 2 è quella che le fa direi che le confonde l'espressione quando lei si esprime. È come se le cancellasse la parola da davanti. Cioè vedo che Giovanna ha un pensiero che vuole dire, quindi arriva la frase qua e vuole esprimere il pensiero, e mentre inizia ad esprimere il pensiero, la seconda parte sparisce e quindi deve riformulare il pezzo della seconda parte, così tutto. Ok. La 3? Allora, la 3, ecco, l'immagine che mi è arrivata della 3 è che la blocca, è come se le dicesse che lei non può essere, come posso dire, la blocca nella sua apparenza. Aspetta, provo a spiegarmi meglio. Mi viene cura personale, ma non la cura nel senso l'igiene o diciamo Valorizzarsi. ecco, esatto, nella sua valorizzazione. Ok, le dice che non ha,
questa entità mentale di livello 3 fa sì che lei non lo faccia, ok, facendole credere che ehm, non è all'altezza di essere valorizzata, ecco. Non ne vale la pena. Mm. 5? Mm. Allora, l'entità mentale di livello 5 è legata alla sua paura di lanciarsi nel mondo, direi. Ehm, quindi mm, cioè lei va tranquilla, è molto loquace, si trova a suo agio con le persone che conosce, quindi con persone che conosce, in situazioni che conosce, lei è molto libera e molto loquace, ok? Ma diciamo, ha il desiderio, il sogno ha tanti sogni, no? Desideri di fare cose diverse dalla sua routine nella sua vita, ma non ha proprio la paura di andare oltre, quindi direi da uscire dal tombino proprio, no? Mhm. Fuori dal tombino c'è la vita e lei ha paura di entrare nella vita. E questa è un'entità mentale di livello 5, crea proprio, cioè io vedo che è come se fosse un bambino in una stanza con dei vetri, ok? Mhm. Che può giocare dentro, ma fuori non può giocare mm, è come se non riuscisse e guarda fuori, no? Vede fuori gli altri bambini che vanno nel mondo e lui non può o non vuole, cioè non può più che altro. Perché non può? Non trova la porta. Mm, non trova la porta e gli strumenti per andare, quindi senza queste due cose fuori si dice che non si può andare. Ok. Quindi oggi cerchiamo la porta. Mhm. Ok, ci sono impianti? Allora, ci sono questi due impianti mentali, uno è un cerchio piccolo in mezzo e uno è un cerchio grosso che è tutto, che ricopre tutta la testa, diciamo la grandezza della testa. Mm. Poi c'è un impianto eterico più o meno a livello tra la seconda e la terza vertebra cervicale, circa più o meno lì, le prime vertebre cervicali. Mm, Poi ce n'è uno sul rene destro, sul rene destro. Ne ha uno sull'ovaia sinistra. Oh, sì. Lì mi Mhm. appare come se o cioè l'ovaia mi sembra un po' più piccola, quindi o che non funziona più o che è stata tolta, non lo so. Comunque lì c'è un impianto. C'è Giovanna che fa sì con la testa. È stata tolta? No, sì, sì. Mm, eh. E lì hanno messo un impianto dove è Sì, stata tolta. sì. Perché? Compensazione? Ehm, mm, allora, le fanno delle abduction e collegano. Allora, su ogni impianto che ha tipo un tubicino e prendono l'energia da quella parte e la tengono in cima a questi tubicini sopra di lei ci sono come
dei contenitori, ok, separati, quindi l'energia che le prendono dalla cervicale rimane in uno, l'energia che le prendono dal rene rimane in un altro, l'energia che le prendono dall'ovaia rimane in un altro, dove c'era l'ovaria rimane in un altro, e poi ne ha due sulle ginocchia. Da lì invece le mandano delle informazioni, quindi dei comandi, delle vibrazioni negative, e poi prendono l'energia dagli altri impianti e poi vedono com'è. È come se valutassero se cambia da un organo all'altro, se con le loro vibrazioni negative riescono a mantenerne di più, prenderne di più. Nome del progetto di Giovanna. Combo. Quindi due cose. Sì, per combinazione. Perché? Perché, guarda, vedono se con le loro vibrazioni l'energia delle varie parti del corpo varia rispetto a come sarebbe. Quindi mettono insieme queste due cose, no? La loro informazione vibrazionale negativa bassa insieme alla sua energia, e vedono che cosa esce come prodotto. È sempre stato combo? No, secondo me l'ovaia è stata tolta perché prima le facevano invece degli esperimenti di tipo ehm, genetico, ehm, embrionale. Prelevavano degli ovuli e poi li provavano a combinare con le loro parti e vedere cosa succedeva, cosa veniva fuori. Ok. E fino a che la PS poi si è accorta di questa cosa, e per quello poi le hanno tolto l'ovaia, forse tutte e due, non so. Ok. Come si chiama la PS e la PE di Giovanna? La PS è crisalide. E la PE? P è formica. Vabbè, crisalide perché si sta trasformando. Sì, E formica perché? perché per ora si sente piccola nel mondo. Come Qual una è formica. Qual è Come una formica. l'obiettivo? Chiaro. Qual è l'obiettivo della PS in questa vita? Quale obiettivo si è proposta? Si è fatta un po' di contratti, ha un po' di storie, eccetera, ok, però noi lavoriamo di obiettivi. Allora, il suo E obiettivo, cerchiamo di conseguirli. l'obiettivo della PS in questa vita lo vedo molto legato alle esperienze con le persone che circondano Giovanna. Come se come se si fosse voluta mettere in discussione proprio a livello di relazioni di tutti i generi. Vedo sia in famiglia, sia di coppia, sia come genitore, sia come lavoratrice, sia socialmente come amica. Quindi proprio come potrei dire, come se fosse un'attrice assunta per fare dei ruoli particolari, dei ruoli intensi, dei ruoli
non una comparsa, ma dei ruoli importanti rispetto alle relazioni, tutti i tipi di relazioni. Ma così non è stato finora. No, tipo delle esperienze forti, quindi eh, mm, che ne so, La- tipo a mm, livello lavorativo che è andata a lavorare presto, oppure a livello sentimentale che gli è morto il compagno. Cioè, la PS ha voluto fare delle esperienze molto intense, mm. vedere cosa si prova, no? A avere queste esperienze intense. E adesso? Adesso basta. Adesso qualche esperienza intensa l'ha avuta e adesso basta. Adesso si è proprio svegliata. A un certo punto, eh, potrei dire 2 anni fa circa, ha detto basta. È come se Giovanna una mattina si è svegliata e ha detto, qui c'è qualcosa che non ho ancora capito, che non ho ancora eh, c'è una strada che non ho ancora capito per andare verso i miei desideri, verso i miei sogni, no? E Mhm. quindi vedo proprio che si è accorta di eh, mm, mm, è come se avesse fatto un passo di consapevolezza tutto d'un colpo, si fosse accorta che ci sono degli altri aspetti di sé che ha- ha- mm, che aveva tenuto nascoste, nel senso che a cui non aveva dato energia perché era troppo concentrata mm, a vivere quelle esperienze intense che la sua PS ha voluto programmarle. E adesso vedo che invece proprio tutto un colpo ha detto, qua c'è qualcosa oltre. E quindi ha iniziato a ricercare e adesso ha proprio voglia di andare fuori dal tombino. È come se avesse visto l'uscita del tombino solo 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa. Ecco. Ok. Causa esoterica delle scariche Mm. elettriche notturne. Io penso che lei abbia sentito quelle volte lì, ha sentito queste abduction, ok? La PS era sveglia. È come se separandosi dal suo ultimo compagno, quindi quella separazione lì le ha dato un po' di consapevolezza e la PS avesse trovato uno spiraglio vibrazionale per comunicare cioè, uno spirale vibrazionale dove la vibrazione si era un po' alzata e si era resa conto delle abduction notturne, ok? Fin tanto da far sentire anche a Giovanna in maniera conscia delle azioni di quelle abduction. E poi è come Della se PS. sì, era PS, però dopo quando sono smesse è come se la PS ha cercato di mandare questi messaggi, ma Giovanna è rimasta sempre più o meno a quel livello lì e quindi è come se dopo un po' la PS ha detto, vabbè, lascio stare questa via e ne cerco un'altra. E quale vorrebbe cercare? Cioè, secondo me il fatto che lei abbia conosciuto le nostre sessioni è l'altra via, con cui Giovanna in effetti si è svegliata di più. Ok, a Mhm. 7 anni lei sa tutto del mondo. Se non ho capito male, segue i telegiornali, eccetera, ha una consapevolezza del mondo molto completa. A un certo punto, a 7 anni, mh, qualcuno, qualcosa, non volendola consapevole, la stacca da questa consapevolezza. Di più non sappiamo cosa è successo. Allora, vedo questi 2 uomini del tempo che è come se le avessero cambiato a Tirico potrei dire che è come se le avessero cambiato la scheda madre.
nel senso, vedo quasi in eterico, vedo quasi come se ci fosse stata una sostituzione a livello cerebrale, no? Vedo come se ci fosse un pannello con tutte le informazioni, Mhm. viene estratto e ne viene messo uno vuoto. Ma chi lo fa? Gli uomini del tempo. Perché? Chiamiamolo intanto. Mhm. Allora, è come se lì lei avesse trovato un'informazione o più informazioni che le avrebbero permesso di fare tutta un'altra esperienza nella sua vita. E è come se quell'esperienza che si prospettava e era completamente da un'altra parte rispetto a quello che la PS aveva scelto quando è nata nel corpo di Giovanna, quando si è Mhm. incarnata in Giovanna. E quindi è come se la PS avesse detto no, io sono qua per fare un'altra strada e avesse accettato l'interferenza degli uomini del tempo. E quindi come se avesse resettato tutto da quel momento in poi. Ok. E tuo padre non c'è più, vero? Immagino. Tuo padre non c'è più, ok. Chiamiamolo il padre, la madre e il fidanzato che è mancato in un incidente stradale. Non ti dispiace se chiamo anche tuo padre? Ok. I tre disincarnati, quindi. Mhm. Ok. Mhm. Sì. Allora, il padre lo vedo un uomo abbastanza mm, sovrappeso, molto serio e corrucciato, come se fosse arrabbiato con tutto e tutti. Mhm. Giovanna fa tanti sì con la testa. Mm. Sì, sai come i bambini quando si offendono che si mettono in un angolo così? Ecco, c'è Ah, vabbè, un padre quella che picchia cosa. una bambina di 7 anni, cioè proprio genio non è, no? Mm. Infatti, sì, sì, proprio quella cosa lì, no? Mm. La mamma la vedo invece molto più magra, con le mani così, con la borsetta, però i capelli tutti un po' eh, sparati, quasi come se, ehm, mm, come posso descrivere? Mm, Quasi come se negli ultimi periodi, gli ultimi anni della sua vita le abbia dovuto, cioè arrivavano tutte le cose da fare tutte assieme, e quasi, sai, l'espressione ho talmente tante cose da fare che divento pazza. Ecco, c'è i capelli che sembrano da pazza. Mhm. Eh, e invece il suo ragazzo eh, è completamente congelato all'istante in cui è morto. Vicca tutte e tre. Vibrazione, informazione, consapevolezza.
Mhm. Che fanno? Allora, il ragazzo finalmente vede che è rimasto incastrato lì per tantissimi anni e quindi ringrazia Giovanna per questa opportunità. Mm, e le dice che quel periodo lì è stato molto cioè si stava divertendo molto, si stava godendo molto la vita prima di morire. Appunto da quasi, cioè al punto da perderne il controllo, nel senso, no? Mm. Molto incosciente, ecco. Però se lo ricorda come un bellissimo periodo con lei anche, no? Quel periodo lì. La La mamma ma- adesso, la mamma con la Vic adesso invece vede tutto ordinato, no? Là era proprio con i capelli per aria e così invece vede proprio tutto come se la vita che ha vissuto avesse una sequenza logica da lì, adesso con la consapevolezza. Ehm, E vuole dire a Giovanna che nel suo cuore è come se avesse sempre visto e sentito che lei era, diciamo, la persona ideale per stare a fianco della sorella di Giovanna. Sì, ma... Ah, sì, non che. Padre? E il padre da lì si rende invece conto che è come se fosse avesse agito anche nell'età adulta come da bambino. Mm. Beh, da lì si vede lui sempre bambino, mai cresciuto. Ok, quali sono le entità che spingevano il padre a picchiare i figli? Mm. Allora c'era la parte proprio quella manesca e ehm, fisica era collegata a un demone del secondo universo, però c'era l'entità mentale che gli dice, cioè che lo faceva sentire debole, inferiore, piccolo e quindi indifeso, e quindi era come se l'unico modo per affrontare la vita, quindi sì, affrontare la vita fosse, non sapeva come fare, quindi il demone poi lo faceva agire così. Va bene, chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Giovanna, apriamo il portale aureo, li facciamo andare. Se padre, madre ed ex fidanzato vogliono lasciare un messaggio finale, sono gli unici tre che hanno, diciamo, diritto di parola. Mhm. Lo possono fare. Allora, il ragazzo vuole dire a Giovanna che ha un bellissimo ricordo di lei ed era molto preso da lei e- e questo ricordo, gli è venuto questo ricordo. Mm. Le dà un abbraccio, le dà anche un abbraccio e le ha fatto una carezza sui capelli. La madre? La madre la ringrazia perché adesso si sente sollevata. Il padre? Il padre le vuole chiedere scusa. Va bene, li salutiamo tutti e tre Mhm. e li invitiamo ad andare nel portale aureo. Quando l'hanno fatto, me lo dici, lo chiudiamo. Ecco, Beh. chiuso. Quando mm,
Giovanna pregava. Mhm. Che succedeva? Allora, l'entità, quando lei sentiva che c'era una presenza, era la sua capacità di sentire, ok? Questa sensibilità, ok? E è come se le entità si fossero accorte di questo Mhm. meccanismo. Ok, e c'era una mantide, vedo una mantide. Eh, con questo meccanismo hanno approfittato di questa sua attivazione della paura, per far sì che poi lei iniziasse a pregare. Quindi lei ha provato una volta a pregare, Mm. ok? Ha visto che pregando si sganciava da questa paura, le entità hanno visto questo meccanismo e lo attivavano tutte le volte, quindi lei poi pregava e loro sparivano e quindi lei non sentiva più queste presenze e passava la paura. E lo facevano per far sì che lei pregasse e si collegasse al secondo universo. E quando si sentiva osservata, invece? Sì, sì, stessa cosa. Ah, identico. Sì, sì. Questa connessione col secondo universo è quella figura che hai visto. Sì. Che forma ha? Ah, allora. Allora, provo a descriverlo. C'ha la testa un po' tipo triangolare, un po' Mhm, sul verdastro grigio, mhm. con delle orecchie un po' qua davanti, un po' così, a punta tipo. Poi il busto più o meno uguale, tipo sempre un po' triangolare, con delle braccia e le gambe abbastanza sottili Mhm. e le mani sono un po' più piene, un po' più piene, non sono sottili come le braccia e in cima alle dita, che sono Quante? Per mano. 8 dita per mano, Mm. c'è tipo come se l'ultima falange fosse una sfera, una piccola sfera di ogni dita, Ok, anche i piedi così. Ed ti è piace? coperto no, c'ha tutte delle rughe, roba strana. È coperto da un mantello nero. Eh, Come mm. si chiama? Coblin. Ma lui resta di qua o è di là? Allora, lui è come se fosse allora, lui è di là, ma qua allora, non può più stare e vedo che è come se riuscissero a proiettare un ologramma con tutte le informazioni di lui che è di là. Ok, quindi qua interferisce questo ologramma collegato a lui nel secondo universo. Eh, L'informazione che mi arriva è come se derivasse, come se fosse una- un secondo, una, aspetta, come posso chiamarlo? Una seconda una seconda serie di uno degli Elohim, un Ah, gruppo di Elohim. Mm. versione, una seconda versione. Sì, seconda versione. Ok, causa esoterica se c'è, della fine del matrimonio,
e della fine della storia col compagno successivo al matrimonio. Ci sono questi due uomini del tempo che la controllano con le relazioni di coppia sentimentali. Quindi, allora, il primo hanno fatto coincidere, vabbè, la PS del primo aveva deciso di terminare lì la vita, ok? Come esperimento, proprio come se fosse arrivato all'apice della sua vita, vabbè, lì è morto, e gli uomini del tempo è come se avessero, la scena che vedo lì è come se lei avesse potuto incontrare, diciamo, la sua prima storia seria, direi, mm, mm, dopo rispetto alla morte del suo primo ragazzo. Ok, ma gli uomini del tempo hanno fatto in modo che lei, che il suo primo ragazzo fosse lui. Non so se sono riuscita a descrivere quello che vedo. Sì. Oh, ok. Ok, perché sono finite le scariche elettriche dopo l'ultima relazione, con le relazioni in pratica? Ci sono state quando era o fidanzata o sposata, finite le relazioni, finite le scariche elettriche. Sì, è come se la sua PS in quei momenti avesse più spazio per allora, vedo Giovanna quando era nella relazione, quindi col suo ex compagno e col suo ex marito, era in una sorta di comfort, no? Quindi di abitudine, di vita abitudinaria. Ok, quindi ehm, mm, non doveva prestare attenzione a cioè lì si sentiva tranquilla, si sentiva in una comfort zone e quindi aveva un po' le energie un po' più, le vibrazioni un po' più alte perché riusciva a rilassarsi un po'. Ok, quindi Mm. essere più tranquilla. E la PS quindi era riuscita a consapevolizzare un pochino e quindi le mandava questi, mm, queste Beh, sì. scosse che corrispondevano con le abduction, ok? Quindi Mm? la PS si era accorta e mandava a Giovanna i messaggi per cercare di farle vedere che le stavano facendo delle abduction, ok? Mhm. Nel momento in cui le relazioni sono finite, è come se lei la sua energia l'avesse dovuta impegnare di più a tenere la sua vita più sotto controllo perché non era più in una comfort zone. La vedo Mm. così. E quindi la PS era meno collegata alla sua PS, quindi non ha più sentito quello che le fanno durante le abduction. Cosa è successo quando ha smesso di fumare guardando le nostre sessioni? Allora, è riuscita con la sua PS a proprio a sganciarsi da un'altra entità mentale che aveva, che era quella collegata al fumo, appunto, entità mentale collettiva. Ehm, è riuscita con la forza di volontà e sì, con la forza di volontà, quindi si è detta che lei poteva farcela. È come se la sua autostima fosse, rispetto a quella cosa lì, si fosse alzata tantissimo e quindi questa cosa fa sì che le vibrazioni si alzino e quindi lei sapeva di potercela fare, quindi è riuscita a sganciare quell'entità mentale lì. Ok, Molto quindi bene. Lei ha visto, che bell'eco, lei ha visto la sessione in cui parliamo di una nostra cliente, e la quale durante la sessione si mette a fumare e io ti chiedo in effetti le vibrazioni in quel momento quanto sono e sono effettivamente molto molto più basse. Questo capitava anche con Giovanna? sì. Per esempio, quando fumava in generale quanto stava? Se adesso è a 900, 1 miliardo, diciamo. Mhm.
era 680 milioni, 650, 680, parecchio basse. E adesso quanto le alzate più o meno? Adesso dici in questo preciso momento? Mhm. Adesso siamo a 18 miliardi. Ah, come mai così alta già? La vedo, io la vedo proprio tanto qua. La vedo che è qua, è come se la vedo che sente tanto quello che stiamo facendo in eterico. È come se fosse entrata nella stanza giusta, tra virgolette, e quindi è come se lei fosse riuscita a stare tanto in eterico. Vedo che sta usando tanto la sua PS adesso. E perché lo può fare? Non lo fa da sola, diciamo. Si sente, non ha paura, con noi non ha paura. Ahia, Mm. brutta Andiamo a alleata la paura. togliere. Sì, sì, Togliamola infatti. subito. Mm. Via. Andiamo nell'emozionale, togliamo la paura e tutte le altre emozioni che mi dirai, se ci sono, esserci appunto di bassa frequenza. Sì, allora, beh, la paura è quella più grossa. Mm. La vedo al centro, proprio una sfera nera grossa. Poi c'è una, una piccola sfera di terrore, terrore fisico, nel senso che in eterico vedo che è lei che è come se si guardasse le spalle e facesse così, no? Probabilmente è legata ai traumi col padre. Mm. E poi qua a destra vedo un'altra sfera che è l'ansia. Lei che guarda, ehm, diciamo, all'orizzonte, al mondo e davanti arriva il muro ansia. E quindi è come se iniziasse a andare in confusione, come se mm, proprio le viene l'ansia perché è come se va tutto in confusione. Diciamo, queste sono le tre. Poi c'è un'altra che però è la conseguenza, no? Vedo apatia, perché con queste tre vibrazioni, diciamo, la difesa è l'apatia, quindi rimanere sempre a un tono medio, uguale, no? Così almeno non mi faccio vedere, tra virgolette, non appaio, infatti come l'entità mentale di livello 3 che le dice che non vale la pena apparire, no? Ok, c'è una causa esoterica del rapporto quasi assistenzialismo nei confronti della sorella sfortunata, insomma, con dei problemi? Allora, il collegamento che mi è arrivato adesso è che in una vita lei era sua mamma ed è come se avesse riconosciuto questa cosa e si è agganciata alla sorella con quel ricordo lì, la PS ha tipo quel ricordo lì, quell'informazione, È perché gli altri fratelli se ne lavano le mani. perché non sono, cioè lei è stata la mamma di sua sorella in un'altra vita. Ok. Mm. I fratelli no, poi i fratelli non so. Cosa? Due sorelle e un fratello. Mm. Ok. Due sorelle e Anzi, due fratelli. Ok. li vedo addirittura quasi come arrabbiati con lei, astiosi, quasi come se da bambina lei avesse avuto più attenzione, non so, attenzioni, quindi loro sono tipo astiosi con lei, non so. Mm. No. Casa è interferita, visto che il nipotino non si comporta normalmente quando è da lei. No, quello che ho visto prima è che il nipotino vede
vede le altre dimensioni. Mm. Mm. Ha una Ok, il certa bagno. sensibilità. C'è un disincarnato. In bagno. Mm. È E come si se lava. fosse morto lì. Sì, esatto. Non so Ah, come hai fatto a vedere. Sì, sì. si lava? Mm. Dove? Nella vasca? Nella Sì, doccia? nella vasca. Non so se c'è una vasca, io vedo che si lava in una vasca magari C'è una quando... vasca, Giovanna? Magari c'era. O c'era, C'era. Mm. infatti. Ma è morto accidentalmente o si è tolto la vita? No, no, è morto accidentalmente, direi intorno tra i intorno ai 75 anni di infarto lì. Vabbè. Portale Auro, ciao. Ok? Mhm. L'abbiamo praticamente già visto, è una delle tre entità mentali, comunque te lo richiedo. Causa esoterica dei suoi problemi economici, nonostante lavori da tanti anni. Sì, sì, l'entità mentale di livello 5, che fa sì che lei Ok. rimanga ferma senza andare nel mondo. Andiamo nel cluster. Abbiamo visto tutto. Giovanna Mhm. sa qual è la situazione. Le facciamo adesso togliere tutti i contratti e poi ci dirà lei, la sua PS e la sua PE, come vuole chiamare il suo futuro progetto da adesso in poi. Mhm. Allora, i contratti nel cluster sono delle tazze, tipo tazze in, in argilla, direi, tutte colorate, come se fosse, cioè, sono fatte da cerchi colorati. Sono proprio delle tazze. Adesso apre il portale definitivo. Mhm. Impila tutte le tazze e poi mi guarda come per dire se può buttarle via. Ok, Chiuso il portale definitivo. le ha buttate. Mhm. Mhm. Mettiamo... Sì, dimmi, dimmi. E le sto facendo vedere come fare la Eternum. Ok, l'ha fatto. Sto mettendo lì. Mhm. L'ha messo? Sì, sì, L'ha sì. fatto bene? Sì, sì, Potente? sì. Dopo che l'ho fatto io. Ok. Avatar. Allora, lo vedo che non riesce a arrivare alla tastiera, ma è intento a guardare lo schermo, quindi è come se fosse programmato a dover andare vicino alla tastiera ed è come se fosse sempre in quel momento lì, no? Mm. Mhm. Bloccato nel momento in cui deve avvicinarsi alla tastiera. Ecco. Ok, adesso Giovanna sta Buttiamo. aprendo il portale definitivo, sì. Ok, l'ha chiuso. Ok, ha messo la Eternum. Mhm. Benissimo. Con questa nuova condizione, le entità eteriche, le tre entità mentali, gli impianti, il progetto Combo
Mhm, eventuali abduction, eventuali, che penso ci fossero, ci sono sempre, mhm, eventuali cloni che non sempre ci sono. C'è mhm. ancora qualcosa? No, non c'è più niente. Beh, facciamole Mhm, mettere un ad eternum nel corpo fisico, nel corpo mentale, nel corpo emozionale, nel corpo eterico e nel corpo subliminale. mhm. Ok, sì. Ottimo. Nuova vibrazione di Giovanna. 97 miliardi. Nuova consapevolezza. 148. PSPE. 59, 41. Vite precedenti. 3016. Cervello. 9.2. Ok, miglioramenti dei valori, soprattutto di vibrazione. Per il resto, bene, non benissimo. Mm. Su questa scorta, e sulla considerazione del fatto che appunto da adesso in poi si apre una nuova fase della vita di Giovanna, chiediamo alla PS della Pia di lasciare un messaggio in funzione del nuovo progetto di vita di Giovanna. Il nuovo progetto è Fly in the Sky. Volare nel cielo. Mhm. E la PS mi dice che è come se la sua consapevolezza deve aumentare progressivamente, perché Mhm. la PS vuole approfittare di questa vita per mm, per fare più esperienze possibili nel frattempo. Quindi se dice se lei dovesse essere consapevole tutto d'un colpo tanto, tutte le esperienze in mezzo io non le posso fare. E Mhm. quindi c'è la consapevolezza, ma un po' più progressiva, perché lei vuole fare l'esperienza in mezzo. Basta? No, questo era per... Ah, Allora, la vedo, mi fa vedere lei che corre libera con questo vestito bianco largo in mezzo a un campo di grano con le spighe, in mezzo alle spighe. mhm. Mm, eh, la vedo in questa casa appunto mezzo alla campagna. Mhm. La vedo che sta molto all'aperto, quindi la PS dice, è come se dovesse proprio iniziare ad allenarsi a sentire le sue vibrazioni, la sua energia, alzare le sue vibrazioni a contatto con la natura, il più possibile all'aperto, partendo da lei da sola, ok? Sì, è come se vedo che deve iniziare anche a frequentare, tra virgolette, posti diversi da adesso, posti, persone diverse, perché è come se la situazione che prima le interferenze della PS avevano scelto fossero mh, create per tenerla bassa. Mm. Ok, quindi cercare posti dove le persone sono più consapevoli, perché la PS almeno così può far vedere a Giovanna, diciamo, degli spunti, no? Verso, ehm,
una direzione da seguire con altre persone che la stimolano anche, no? Perché vedo che è come se nel passato ci fossero persone con le vibrazioni basse, quindi è come se lei sì, può raccontarsi, può parlare di queste cose, ma è come se parlasse al muro. Mhm. E quindi proprio uno spunto, diciamo uno spunto iniziale per andare verso verso il suo nuovo mondo, verso la sua nuova vita, è quello di cercare persone che siano interessate ai suoi stessi interessi. E Ok? la sorella? Allora, io vedo Giovanna che è come se cambiasse tutto. La vedo, eh, non so dov'è casa sua, non so com'è, ma quello che mi arriva è che è in una casa nuova, con un compagno nuovo, in un Mm. posto nuovo dove vive da sola col suo compagno, che frequenta persone diverse. Quindi ha trovato la porta. Sì, esatto. Come se mi fa vedere l'immagine del passato che è in basso, grigia, e la vedo in case tutte, sai, vicine, quasi come se fosse un quartiere di città dove le case sono tutte strette vicine, Pizzonaia. grigio, La pizzonaia. esatto. E invece l'immagine del futuro è lei molto in alto con appunto questi campi e questa casa singola col suo compagno, vedo tipo uno o due cani che girano ed è tutto azzurro con tutti i colori e vedo persone intorno che fanno cose evolutive, ok, con cui lei può Bene, parlare. chiudiamo. Come la vedi quindi? Bene. Sì, la vedo molto Chiudiamo bene. con una descrizione accurata della porta. Fai in modo che la vediamo anche noi, Elena. Sì, ok. Allora, appare come un grosso portone, direi, ad arco, Mm, ok? Quindi ha tutti gli stipiti intorno bianchi, tutto bianco, ok? mhm. Con sono due porte che si aprono così. In mezzo c'è il colore bianco e c'è tutto intorno bordo viola, violetto, direi il colore della PS. Eh, allora, quando è chiusa, lei l'ha aperta perché quando era chiusa da sotto e da mezzo arrivava questo fascio di luce molto chiaro, enorme, ok? E quindi è come se la PS ha detto che quella lì è quello è il posto. E poi quando l'ha aperta gli è arrivata tutta un'ondata di energia bianchissima e viola. Ok, quasi come se fosse l'aria che finalmente doveva respirare da tempo e Mhm. dietro gli è apparsa il suo nuovo mondo. Va bene. Mhm. Facciamole creare un suo uomo energia che la accompagni quando vuole, quando ne ha bisogno, gli dà una bella bracciata e Mhm. si ricambia la giornata. Ok. Crea? Sì, sì, sì. Com'è? Ehm, è un po' più alto di lei perché è come se l'avvolgesse anche da sopra, Mhm. ok? Ed è proprio questa luce fortissima bianca in movimento, no? Le vibrazioni sono talmente alte che si vede il movimento, ok? Della luce bianca, bianchissima che è quasi è abbagliante. Ok, e Mhm. se l'avvolge proprio e quando ha finito di avvolgerla lei diventa della stessa vibrazione. Quindi tutto il corpo prende la stessa vibrazione. Ok, abbiamo finito, Mhm. Elena. Sì.